Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di una parola molto utilizzata nella conversazione di tutti i giorni e che sono sicura avrete sentito milioni di volte. La parola in questione è prego. Nella lezione di oggi quindi andremo ad analizzare i 3 usi quotidiani di questa parola. Sono solo 3, quindi non vi preoccupate, sembra una parola difficile da usare, ma in realtà non lo è affatto. Allora, che cos'è prego? Da dove viene questa parola? Prego è la prima persona singolare quindi io, del verbo pregare al presente indicativo. Questa è l'origine di questa parola, però diciamo che l'uso che se ne fa nella quotidianità non ha molto a che vedere con questo verbo qui, quindi questo ve l'ho detto solamente per contestualizzare la parola, però non ci serve questa informazione adesso. Allora, il primo uso è quello che conoscete già tutti, cioè è la risposta a grazie. Quindi il primo uso della parola prego è in risposta a grazie. Grazie, prego. Questa è una risposta standard che dovete conoscere tutti. Poi ci sono anche altre alternative più informali, però questa è la risposta standard. Il secondo uso è il seguente. Vedete che ho messo il punto interrogativo perché infatti si usa come domanda. Prego, quando è che facciamo questa domanda? La facciamo quando non abbiamo capito che cosa una persona ci ha detto. Quindi noi per invitare l'altra persona a ripetere ciò che ha detto e che noi non abbiamo capito, diciamo prego. Quindi è un sinonimo di come? Non ho capito, può ripetere? Tutti questi significati sono racchiusi in questa domanda qui. Prego? Ovviamente c'è anche un uso sarcastico di questa domanda, no? Quando qualcuno dice qualcosa di stupido o di fuori luogo, noi diciamo prego, però vedete come cambia il tono? Prego? Non ho capito, può ripetere? Prego? Cosa stai dicendo? Quindi anche il tono cambia molto. Vediamo il terzo ed ultimo uso della parola prego. Qui metto il punto esclamativo perché questo uso è un uso esortativo. Quindi noi possiamo dire prego al posto di altri verbi, come per esempio entri, vada, passi, oppure anche per invitare qualcuno ad assaggiare qualcosa. Prego, assaggi o assaggia. Scriviamoli, almeno è più chiaro. Può essere entri oppure entra. Vada oppure vai o va. Passi oppure passa. Prenda se io offro qualcosa da mangiare a qualcuno, oppure prendi. Queste sono delle forme imperative che però sono coniugate alla terza persona singolare del congiuntivo presente per poter fare la forma imperativa alla forma di cortesia. Invece qui abbiamo tu, quindi questa è proprio la forma imperativa standard. Entra, va, passa, prendi, mangia.
mentre qui è con la forma di cortesia, quindi stiamo dando del lei. Entri, vada, passi, prenda, mangi. Se non ci ricordiamo la coniugazione del verbo in questo contesto, cosa diciamo? Prego, prego, prego. Quindi questa parola è utilissima perché ci risparmia tutto ciò. Quindi se non ci ricordiamo il verbo, se non ci ricordiamo la coniugazione, non è un problema perché possiamo semplicemente dire prego per sottintendere tutti questi significati. Va bene? Quindi, ricapitoliamo. Gli usi di prego sono 3. In risposta a grazie. Come domanda quando non ho capito qualcosa e quindi invito l'altra persona a ripetere o comunque le faccio capire che non ho capito e quindi chiederò prego. E infine come espressione esortativa, invito qualcuno a fare qualcosa. Prego, che può essere in tanti contesti, quindi invito qualcuno ad entrare, invito qualcuno ad andare prima di me, invito qualcuno a passare prima di me, invito qualcuno a prendere un biscotto che sto offrendo, invito qualcuno a mangiare il cibo che è in tavola. Va bene? Quindi, come vedete, prego è una parola facile da usare. Quindi gli usi sono solamente 3, sono questi e spero possiate utilizzarli nelle vostre conversazioni di tutti i giorni. Questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia utile. Se avete altre domande lasciatele nei commenti qui sotto come sempre e ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!